Ciao ragazzi! Oggi vedremo passo passo come riparare un crick fervi con portata 3 tonnellate. Questo modello è il C038-30, ha un'alzata da 130 mm a 465 mm. Come potete vedere anche chiudendo la valvola non solleva. Quindi vediamo come smontare ogni componente e renderlo nuovamente funzionante. Per levare il pistone è necessario smontare le ruote piroettanti, perché nella parte sottostante ci sono due brugole che tengono la base del pistone, e un tirante che impacchetta il telaio esterno. Dopo aver tirato via le brugole e allentato il tirante, il pistone si può estrarre con estrema facilità. Per tirare via il pistone dalle leve di sollevamento, è sufficiente aprire gli anelli elastici. A questo punto ci possiamo concentrare sul gruppo pompante e tutti i componenti che compongono il pistone idraulico. Dopo una pulizia rapida, iniziamo a scaricare l'olio. Come potete vedere quest'olio porta con sé molto sporco, quindi sarà necessario un lavaggio completo di tutti i particolari. Dato che molti di voi mi chiedono quale olio deve essere utilizzato, normalmente nei pistoni viene utilizzato l'olio idraulico ISO 46.
Dovete prestare sempre molta attenzione alle sfere di tenuta, perché in base al modello di crick, potreste trovare diametri diversi come nel caso di questo modello che stiamo per riparare. Se avete sollevatori differenti, potete guardare nei miei video, perché ho effettuato già diverse riparazioni su crick di altre marche. Come avevo detto precedentemente, la pulizia interna fa uscire ancora molto sporco. Tutto questo residuo si forma con l'usura degli anelli di tenuta, poi c'è il decadimento dell'olio e anche a una cattiva pulizia dei condotti durante il processo di produzione. In un precedente video, ho trovato anche residui metallici all'interno del cilindro. Per facilitare il compito di estrazione e sostituzione degli O-ring o degli anelli di tenuta, vi consiglio di acquistare un set di ganci, come questo che vi sto mostrando. Capita sovente con materiale di importazione di avere difficoltà a trovare i ricambi originali, come ad esempio in questo caso, che l'anello di tenuta del pompante non esiste nelle misure commerciali europee. Per risolvere il problema, ho optato per un anello di tenuta standard e per raggiungere lo spessore necessario, ho aggiunto un O-ring. L'anello di tenuta originale di questo stelo è fatto con materiale di bassa qualità, ma soprattutto hanno montato un anello che non resiste a pressioni molto elevate.
Quindi ho optato per un anello con tenuta interna ed esterna da 350 bar di pressione. La differenza sostanziale è che non ha scanalature che lo indeboliscono ed è fatto con gomma rigida priva di porosità. Ora vi faccio vedere un particolare del basamento che in alcuni casi può creare difficoltà, perché c'è una sfera che normalmente non si riesce a pulire accuratamente con un classico lavaggio. È necessario smontare il cilindro ed è necessario fare attenzione non solo alla sfera, ma anche alla molla che c'è al suo interno. Dopo aver visto tutto il procedimento di smontaggio, rimontare tutti i componenti diventa semplice.
Per mettere in circolo l'olio idraulico nei condotti, basta tenere la valvola di chiusura aperta. Con poche pompate solitamente l'aria al suo interno va via. A questo punto è sufficiente chiudere la valvola e il crick funzionerà come fosse nuovo. Ora non ci resta che provarlo sotto un'auto. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi possa essere utile. Grazie.